Bentornati a Movieland, oggi iniziamo qua dal set di Overdrive, siamo qui, è il 1° d'agosto e stasera scopriremo qual è la nuova attrazione del 2028, verrà svelata a breve nell'Arena Stunt Show e più tardi vedremo il Magic Drone Show, ovvero la nuova Sky Parade che illuminerà la Main Street e il cielo di Movieland. L'anno scorso questo spettacolo è stato davvero bello, quindi sono proprio curioso di vedere cosa faranno quest'anno. E come di consueto qua a Movieland partiamo con la Hollywood Tower. Chi segue da un po' il canale saprà che è una delle mie attrazioni preferite qua a Movieland. E oggi siamo in compagnia sempre di Francesco. Ciao a tutti! Partiamo con la Hollywood Tower. A mio parere la più bella drop tower che abbiamo in Italia. Sono molto d'accordo. Lo senti fa scatacluccio. Totò! Porco figa! Ma rimani attaccato, tranquillo. Che trazione! Porca miseria! Sempre bellissima! Fantastica. E ora ci prepariamo per andare a vedere The Next Cut qua nella Stunt Show Arena, dove teoricamente riveleranno la nuova attrazione per il 2027. Fabio già a inizio stagione aveva dato un piccolo sneak peek dicendo che aveva già comprato l'attrazione, oggi finalmente la rivelano. Eccoci all'interno dell'arena, al momento non abbiamo ancora la possibilità di partecipare con la zona stampa, ma chi lo sa, magari in futuro riusciremo a essere presenti anche noi, per questo è importante il vostro contributo. Ciao a tutti, benvenuti qui nella nostra grande arena, ma che belli che siete, fatemi sentire! E allora, ci siamo, una serata emozionante per novità, per quello che sta per accadere, ma non posso stare qui da solo, mi manca qualcuno, il nostro rappresentante, dove sei? Lo chiamiamo insieme al mio 3, urlate Movie, 1, 2, 3! Più forte! Un applauso Movie! Ciao! Piano! Ma che ti fai male? Piano, sulla gatta! Corro come i bambini di Weapons! Calmati, fermo, sei emozionato Movie, lo so. Sì. Ma se ti fai male, come facciamo? Sai che si scivola da sopra? Tutto sotto controllo! Ecco, dai, che dobbiamo essere veloci perché c'è un sacco di cose da fare. Subito! Allora, partiamo dalla prima. Sai cosa inizia questa sera? Sì! La Sky Parade! La Sky Parade! Allora, quanti di voi l'hanno vista la Sky Parade? Chi è che l'ha già vista? Ecco, qualcuno la conosce. Allora, è stata emozionante, l'anno scorso abbiamo provato durante la stagione dei serali, che è quella appunto di agosto, e sai che Movie questa volta vanno avanti tutto il mese i serali. Certo! Quindi? Le proiezioni, i droni, Bravo. le luci, i sassi! E soprattutto lo sai che ci sei anche tu lassù nel finale. Certo, c'è anche il mio faccione che fa l'occhiolino. Ecco, bravissimo, quindi tante emozioni da vivere per chi non ha ancora visto la Sky Parade e poi nel finale vedrete che sarà una cosa meravigliosa, Sì. Però non perdiamo tempo caro Movie, abbiamo parlato della Sky Parade ma ci sono delle grandi novità, Sì. lo sai, però ci guardiamo un video? Dai, Vai guardiamo! col video!
Vieni in mezzo qua, qui. Qua, stiamo qui, vieni Muti, stai qua. Che bello. Oh. Allora, ciao a tutti, benvenuti a Movieland, il 1° di agosto, giornata piena di, come dire, cose da dire, Da fare, insomma, ci emozioneremo, abbiamo parlato di movie della Sky Parade. Esatto, la Sky Parade quindi chiude la giornata Esatto. memorabile, perché oggi siamo qui, sono arrivato con un mezzo strano, perché come vi voglio spiegare, adesso sto calando un attimo l'emozione, perché insomma l'adrenalina sale con il Così, pubblico. tranquillo, respira. Datemi un po' di volume al movie. Respira profondamente. Ok. Allora Fabio, Allora, una novità. Cerco di essere serio. Sì. Allora, questa sera abbiamo una novità importante, ingombrante, perché a Movieland Pangea compie 10 anni l'anno prossimo ed è un'attrazione, come dire, ormai pilastro del parco, ma che... Grazie. Mi ricordo ancora i primi test con le Jeep, fatemelo ricordare. Quindi ha un problema però, e lo sapete tutti, la coda. Movieland fortunatamente negli ultimi anni sta crescendo e il nostro intento è quello di riuscire a far provare le attrazioni a più persone possibili, quelle che diciamo in gergo person per hour, persone all'ora. Pangea purtroppo, un po' per la guida di qualcuno che ha la patente acquistata su Amazon e altri che non ce l'hanno del tutto, diventa un po', come dire, laborioso il giro che impone quindi un cambiamento. Il cambiamento qui di noi di Movieland l'abbiamo fatto, siamo anche il parco dei mezzi, non potevo non scegliere un carro armato. Questo è un mezzo dell'esercito svedese, un BV, sì, dove sono andato a prenderlo, dopo ve lo spiego. Però diciamo che è un prototipo. No, non è un prototipo, questo è verissimo. No, è quello vero, però sarà modificato. Naturalmente poi verrà modificato per il trasporto del pubblico. Riusciremo a caricare 20 persone con una portata stimata di 800 persone ora. Quindi avete ben capito che è come macchina, uguale. Quindi in termini di portata. Poi sperando che arrivino 800 persone all'ora. No, devono arrivare, siamo fatti per questo. E la cosa importante è che poi naturalmente la cosa bella cos'è? Dopo 10 anni a Pangea sono usciti i dinosauri e hanno fatto un casino. La storia narrerà, sì, Movie, tant'è che da lontano, da Pangea, arriva un segnale di vita, un SOS, quindi la spedizione Pangea The Return avrà come dire, il compito di andare ad esplorare e cercare di salvare questa persona. Naturalmente negli anni i dinosauri sono cresciuti, saranno gli altri e sarà un'emozione anche guidare e salire su questo mezzo che verrà guidato dalle stampe. E qui, nota dolente, purtroppo ogni scelta, cioè, il balancing è veramente difficile. Quindi abbiamo dovuto rinunciare alla guida. So che qualcuno di voi dirà che peccato, era una caratteristica di Movie, però è così, non posso fare altro. Senti, allora, visto che appunto a Movieland, come hai appena raccontato, ci sono delle storie, ognuno vive proprio un film all'interno delle nostre attrazioni, quindi possiamo mettere via la prima delle 3 novità di cui parleremo questa sera e possiamo passare alla seconda legata però a questo discorso della guida. Non lo so, c'è la sabbia. C'è la sabbia. C'è la sabbia. La sabbia c'è, quindi un indizio. E che cosa potrebbe succedere? Che cosa succede? Chi è quello? Ma arriva da là? Chi è che spingono di là? Cos'è? Allora, io sono un po' sorpreso. È un dromedario o un cammello? Quante gobbe ha? È qualcosa che ha a che fare con Sara, secondo Sara. Allora, aspetta perché non riesco a vedere se ha una o 2 gobbe, perché lo sai in Movie che se è una potrebbe essere un dromedario. Ecco. Se ne ha 2 è un cammello. Come Cos'è? si Non riesco chiama a un vedere. cammello a 3 gobbe? Andiamo a vedere un attimo. Ne ha una. Incinto. Però questo è più lento di Pangea. Ah. Non va bene, questo è lentissimo. Ah. Ma cosa fa? Alfahir, benvenuto. Salve. Allora, vediamo di capire un attimo. Sta Magari questo Alfahir parla. Non lo so. Va un po' lento. Sentiamo un attimo. Scusi, lei? Sì, Sì, benvenuto. Salve. salve, è questo un Movieland? Sì, è inutile. Perché qui con questo coso Quindi non aver paura. Io vengo da molto lontano, da Sahara, Ah, e ok. sono qui per Sahara Test Track.
Ma che begli occhioni azzurri. No, no, ha detto che è qui per Sahara Test Drive. Ma guarda che non si fa con il dromedario. Ma allora mi sa che il signore Abicabile ha creato un nuovo mezzo al posto di quello per il Sahara. Ma io campione di scito di guida con cammello e sono venuto qui perché mi hanno detto che ci sono mezzi alternativi per viaggiare nel deserto. No. Il test track è un circuito di test, ma in realtà è Sahara Jeep Test. Aspetta, un attimino, scusate, Che bello. Scusate perché manca qualcosa. È che io non sono mai stato nel deserto. No, spiego io. Cos'è? Siamo nel 2020. Volante? Sì? Jeep Sahara Jeep Test Track. Ecco! Quindi il campione del mondo di test track with dromedario. Ma scusa Fabio, cioè quindi mi stai dicendo che le Jeep quindi non spariscono? Lo sapete bene, ho fatto uno scherzo prima, non posso togliere la guida da Moviland, ok? Quindi Ci trasferiamo? ma sarà più divertente perché avremo degli spazi maggiori, sarete meno vincolati, però avrete un percorso molto più ondulato. Avete presente il motor show quando presentano i sub quelli seri? Sahara Jeep Test Track, quindi puoi lasciarlo parcheggiato e provare il nuovo test. Quindi non devo E questa è la novità numero 2 perché le Jeep, tra l'altro, in un circuito più corto, a velocità superiore, garantiranno una portata oraria di quasi il triplo di adesso. Quindi anche qui soddisferemo la guida. che bello! Hai visto? Allora, vado a testare allora. Secondo me può parcheggiare lì. Va bene. Ma sai È il Fabio, camel trophy. sai Fabio, che siccome ho dato, dovete sapere che per la Sky Parade ho dato un nome ad ogni drone e l'ultimo drone l'ho chiamato dronedario, quindi Mamma mia, quanto sei simpatico! Grazie. Cosa succede? Non so. E questi chi sono adesso? Quello è il pilota di Kit, no? Giusto? è un pilota di chi? Di Superjet. Eccolo lì, la pilota di Superjet. E quello che è? Non lo so, è vestito da, sembra un cinese. Non è con- Prezzemolo Jet, no? Cioè, non so. c'ha un simbolo tipo un dragone dello Prezzemolo Jet? Dai che lo prende! Lo prende? Non lo so, lo stai inseguendo. Sì, sta Chi inseguendo. vincerà? Non Non lo so. Adesso chiediamo direttamente a loro. Sono arrivati, lo so. Vediamo un po'. Scusate, ma venite qua, scusi. Ma scusi, mi spieghi qual è il problema? Allora sta dicendo. Ma io so anche Sta il cinese. dicendo, No, io so il cinese. Muvi, dai, già sta dicendo. Io ho capito, scusi se mi permetto, ho capito Fabio che ha rubato tipo delle carte di pro. È lui, scusi, il Superjet, è lui quello dei progetti? Adesso ho capito. Ho visto la notizia oggi su MovieNet. Mobile Magazine. Moviland Magazine. Praticamente, altro collo di bottiglia di Moviland è l'attrazione del Superjet. Lo sapete bene, code infinite. Chi conosce il Superjet? Sulle mani! Tutti quanti! E quindi che accade? E che accade? Che ben, penso 15-16 anni fa, quando ho iniziato a girare col kit, qui dentro, lo chiamo kit, Che dicevano che era impossibile. era impossibile, vi ricordo, era un cazzo di problema, ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. È diventata un'attrazione iconica, però ogni volta che parte un'imbarcazione, 14 persone sul Superjet. Allora ho pensato, aggiungiamo nello stesso momento il Dragon Jet, quindi avrete la possibilità di fare l'attrazione da due partenze ben diverse, distinte. Mondo cinese che copia sempre, anche il progetto del Superjet, non ti arrabbiare, lo so, è il motore cinese comunque. Quindi due barche all'interno del
due barche, e questa è l'ennesima sfida che ci aspetta, e è un po', diciamo, problematica la cosa, ma ci riusciremo, ce l'ho fatta la prima volta che l'ha fatta, cioè non ci riusciamo. Quindi ecco, anche Kit avremo la possibilità di raddoppiare la portata oraria per poter soddisfare più clienti possibili. Poi dovete dire che migliora, perché è bello poterlo fare in due modalità diverse. Fammi un saluto, il saluto al pubblico. Ciao ciao! Eccolo qua. Express. Allora un applauso anche ai nostri piloti che si sfideranno insieme, due barche all'interno del percorso del nostro famoso lago di Esarmi. Venga signor, non abbiamo chiesto il nome, non so, però È un cammello elettrico questo, è molto green. sì, Sì, però dietro prima di partire ha fatto una cosa marrone così. Io dico sempre che porta molto bene. certo. Certo. Allora, Eccoli qui. insomma, 3 grandi novità per la prossima stagione, ragazzi, e naturalmente vi aspettiamo tutti numerosi, per forza, dovete venire a trovarci. Grazie, Ciao a tutti! grazie. Ciao! E poi daremo il via all'anno 2 della Sky Parade, come insomma ha già detto Cristian, però ve lo ricordo che è uno show nostro che tutti un po' adesso iniziano a copiare nei comuni, ma non hanno capito che lo show è tutto, non solo i droni. A Main Street ce l'hanno in pochi. Esattamente, ce l'abbiamo noi. Grazie ancora, vi lascio adesso a US Army Stand Show, grazie di averci visitato, tornate sempre, siete il nostro pubblico, la nostra forza, la nostra anima. Ciao, grazie! Ora teniamo l'inizio di US Stunt Army, poi dopo tireremo le conclusioni su queste 3 novità che raggiungeranno il parco l'anno prossimo. Con una bella recensione a caldo. Ormai è nuovo format la recensione a caldo. E gli ostaggi? Bravo. Cosa pensi di fare? Agli ostaggi pensiamo dopo, colonnello. Andiamo! Ora dobbiamo creare un diversivo. US Stunt Army merita sempre un sacco e ora siamo in Main Street per l'inizio della Sky Parade. I film ci hanno fatto sognare, emozionare, sentire vivi. Quelle storie, quelle musiche sono ancora con noi. Questa sera tornano a brillare tra le luci e il cielo. Preparati a vivere il potere del cinema come non l'hai mai visto.
appena finita la Sky Parade, io l'avevo già vista, quindi come prima cosa facciamo fare una recensione a caldo a Francesco che non l'aveva mai vista. Allora, devo dire, secondo me è fenomenale perché l'effetto video sui palazzi, sincato con la musica, gli effetti luminosi, i droni che facevano figura nel cielo, secondo me è stato fenomenale, cioè comunque letteralmente magico secondo me. Anche secondo me rimane uno dei migliori spettacoli serali che abbiamo qua in Italia. Secondo me se la gioca molto con quello di Mirabilandia. Sì. E rispetto all'anno scorso praticamente hanno preso la filosofia dello spettacolo dell'anno scorso, però l'hanno ampliata aggiungendo diversi altri film. Adesso sinceramente non mi ricordo a memoria, però anche l'anno scorso c'era Frozen, c'era Jurassic Park, c'era Ritorno al futuro. Secondo me però hanno aggiunto qualche altro film e comunque hanno migliorato alcuni giochi di luce, hanno migliorato alcune proiezioni, quindi comunque c'è stato un miglioramento rispetto all'anno scorso. Ora però arriviamo alla notizia bomba. Negli ultimi anni Movieland si è già espanso parecchio, introducendo Disaster, rifacendo completamente UC571 con K6. Quest'ultimo anno hanno rifatto completamente l'area di Buckstown, con una nuova area tematica completa. A inizio stagione Fabio aveva detto che aveva già comprato la novità del 2027, probabilmente si riferiva al mega mezzo militare che utilizzeranno su Pangea. Questa cosa a me fa molto scassare dal ridere, del tipo dobbiamo ampliare il parco, dobbiamo migliorare le nostre attrazioni. Cosa facciamo? Andiamo in Svizzera a comprare un mezzo militare e facciamolo girare sui nostri tracciati. Cioè, secondo me è fenomenale come cosa. Quindi arriviamo al punto, non hanno presentato una, non due, ma ben 3 novità per la stagione 2027. Non arriverà praticamente nulla di particolarmente nuovo, ma 3 intere attrazioni verranno stravolte. Non sappiamo ancora bene se miglioreranno anche la tematizzazione. La cosa sicura è che punteranno a incrementare la portata oraria. La prima novità annunciata è Pangea, Return to Pangea, dove purtroppo si perderà la possibilità di guidare il veicolo, però verrà incrementata drasticamente la portata oraria e diventerà un po' come Magma, diciamo. Ci sarà uno stunt driver che ci porterà nel percorso, quindi secondo me lo renderà più adrenalinico. E questa è un'ottima cosa sia dal punto di vista dell'emozione sia dal punto di vista della portata oraria, visto che oggi come oggi Pangea, se soprattutto vuoi andare a fare la fila dove sei tu a guidare, come minimo ci impieghi un'ora. Speriamo anche che sistemino la tematizzazione, migliorando gli animatronics, magari rinnovandoli, facendoli diventare più belli di quelli che sono già. Sì, anche perché diciamo hanno 10 anni sulle spalle e 10 anni iniziano a farsi sentire. Poi arriviamo alla seconda novità, questa qua è sempre con l'impronta di riuscire a migliorare la portata oraria. Parliamo di Superjet che diventerà Dragon Jet versus Superjet. Praticamente d'ora in poi ci saranno 2 file divise, una per salire su un'imbarcazione e una per salire sull'altra, e in contemporanea le 2 imbarcazioni si sfideranno, credo, all'interno dell'arena. Ovviamente torneremo l'anno prossimo a vedere tutte queste novità. E ora arriviamo all'ultima novità, ovvero Sahara Jeep, che diventa Sahara Jeep Test Track. Da quello che si è capito praticamente ingrandiranno leggermente la larghezza del tracciato, ma la lunghezza probabilmente ne risentirà. Probabilmente potranno guidare anche i più grandi, se non mi sbaglio al momento solo i più piccoli possono salire sull'attrazione. Quindi diciamo, se da una parte perdiamo la possibilità di guidare su Pangea, la ritroviamo di nuovo su Superjet, quindi come diceva anche Fabio, la parte di guida rimane. Ora lascio a Francesco qualche commento e poi ci salutiamo. Devo dire, serata molto interessante, mi è piaciuta veramente tanto, e poi è stata conclusa, cioè tra la Sky Parade e la presentazione c'è stato lo stunt action di Rambo, che è sempre fenomenale, bellissimo soprattutto da vedere al buio, e nulla, secondo me è serata molto ben riuscita e ne vedremo delle belle l'anno prossimo. Per oggi è tutto, rifaccio un attimo l'outro perché praticamente siamo rimasti solo noi nel parco e ci stavano praticamente quasi cacciando via, anche perché hanno ragione anche loro, devono chiudere. Dicevo, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!